Un caro saluto a tutti. Io sono Rospie Francesco, ricercatore da una vita e come architetto collaboro con diverse istituzioni e sono direttore della Scuola Italiana di Architettura Feng Shui. Faccio questa premessa per dare serietà all'argomento che ora verrò a trattare, ossia la possibilità che esistano entità aliene. L'argomento non è di semplice portata, ma partiamo da un fatto accaduto pochi giorni fa in Italia. Tra la notte del sabato 20 maggio e domenica 2012 a Bracciano, piccola frazione appartenente al comune di Bertinoro, in provincia di Forlì, nella regione Emilia-Romagna, è apparso uno strano disegno in un campo di grano. Stessa notte in cui è arrivato il terremoto vicino a Mirandola. Sono andato sul posto qualche giorno dopo e ho parlato con il proprietario del campo, il quale mi ha detto che la domenica mattina si è trovato quel disegno senza tracce di camminamenti esterni e a quel punto ha chiamato i carabinieri. Ora sono andato a vederlo da vicino. Il disegno è una spirale in senso orario a partire dal centro con 70 settori, formato dalla piegatura di spighe di grano in senso radiale. Partiamo da una prima domanda. Il disegno è stato fatto da terra o dal cielo? Ecco qua l'inizio del camminamento che porta al crop circle. Vedete che il piano inclinato è tremendamente scosceso e complesso. Questo dà il senso dell'autenticità del disegno, perché non sarebbe possibile in un piano inclinato del genere disegnare una cosa così da terra. La variazione è delle strisce varia in proporzione, no? Vedete come aumenta ed è precisa nella sua proporzione nell'aumentare. Dopo quasi 20 anni di esperienza come architetto, posso garantire sulla mia credibilità che non è possibile fare un disegno da terra di quella portata. Vi spiego meglio. Il piano è inclinato e questo, per chi fa cantieristica, comprende bene il fatto che disegnare a terra in un piano inclinato dei cerchi perfetti non è semplice. Ma la questione si complica. Qui non si parla solo di cerchi perfetti, ma anche di curve che seguono un tracciato a spirale, ripeto, in un piano inclinato. Ok, seguiamo questa prima ipotesi. Se qualcuno lo avesse fatto da terra, avremmo dovuto trovare tracce di passaggio esterno, o almeno al suo centro o in qualche altra parte dei solchi per permettere una sorta di gru, o diciamo tipo pantografo, ma niente di tutto questo. E poi, come sarebbe possibile realizzare tutto questo in una sola notte, con tale precisione? Ci vorrebbe un'equipe di 30 persone, fari, luci, e poi, possibile che nessuno se ne accorto? Basta poi per sbaglio pestare un grano e questo poi non si rialza più facilmente. Quindi la forma diverrebbe sbagliata. Inoltre, grazie alle mie apparecchiature Feng Shui, ho osservato che il cerchio è orientato in un modo preciso. La partenza della spirale inizia a nord-est, partendo dal centro, per terminare poi al sud-est. I due punti riscontrati sono molto precisi per il Wupan, ossia lo strumento che noi operatori di Feng Shui utilizziamo per individuare le caratteristiche magnetiche di un sito. Questi due punti o cancelli rientrano in due precisi allineamenti planetari. Incuriosito dal discorso, ho iniziato a osservare i vari cerchi nel grano che ormai dagli anni 70 si vedono in tutto il mondo, trovando con stupore che nessuno di essi era disegnato in modo causale e che anche il loro orientamento magnetico aveva una ragione d'essere. Ma non basta. Osservando bene la conformazione si nota che ogni arco della spirale all'interno del disegno ha le spighe spostate una verso l'esterno e l'altra verso l'interno. Si nota anche la circolarità che qua è in centrale senso orario, no? La partenza, i cerchi sono sempre in senso orario, quindi è manifestazione dell'attivazione. E qua si nota bene anche il passaggio della direzionalità, quindi questo va a scendere, questo va a salire, questo va a scendere, questo va a salire. Un aspetto che rende per la sua perfezione impossibile a questo punto l'intervento da terra. E in ultimo si osserva invece una parte fatta da dei giovani, con voglia di divertirsi. Si nota come le spighe sono piegate in malo modo rispetto a quelle del cerchio, che sono piegate in modo perfetto. È stata creata successivamente dai ragazzi sicuramente. Vedete come il grano è tutto disallineato, quindi questa è una parte non reale, non autentica, e anche il limite del disegno è tutto sfrondato. Torniamo invece qui e si vede perfettamente l'allineamento e i disegni come sono precisi
l'abbassamento del grano come è completamente preciso e uniforme. A questo punto ritorno a dire che la prima ipotesi, che questi cerchi siano fatti da terra, è completamente da scartare. Allora andiamo alla seconda. I cerchi quindi sono fatti dal cielo. Ok, ammettiamo per un attimo che siano fatti da sonde particolari che di notte arrivano e mandano dei campi elettromagnetici tipo microonde e nel giro di pochi secondi creano il disegno per poi tornare alla loro fonte. Faccio vedere questo filmato che è la dimostrazione, come molti altri, di questo concetto. Osservatelo bene. Nella mia indagine, a questo punto, ho rilevato un campo radiante pari a 16.000 bovis che andava ad aumentare verso il centro del cerchio e quasi scomparendo al suo esterno, che invece andava intorno ai 6.000, cosa classica di un terreno. Di solito questi valori li ho trovati nei cosiddetti luoghi alti o comunque in presenza di suoli emissivi. Quindi diciamo anche che queste tecnologie usano una sorta di campo che rimane poi nel cerchio. Non solo, ma le spighe sottoposte a tale campo crescono e diventano un po' più grandi. Una sorta di modificazione? Prima di arrivare a conclusioni, continuiamo a chiederci. Quindi questi cerchi vengono fatti dall'alto, da tecnologie molto complesse, che alterano il campo terrestre, attraverso onde, diciamo per ora, magnetiche. Una prima ipotesi è che siano di origine militare, ossia tecnologie avanzate e sperimentali che il governo, mantenendo il segreto, prova a usarle, diciamo per i suoi fini. Se questa ipotesi fosse vera, mi chiederei quale sia lo scopo di mandare da 40 anni in tutto il mondo queste sonde, per fare poi disegni che hanno in sé tutta la valenza di esprimere concetti sovversivi per i poteri religiosi, i credi e le istituzioni. Infatti, se si studiano i cerchi nel grano, si nota subito una coerenza di segno dettata da una volontà di esprimere concetti archetipici che parlano di fisica quantistica, di organicità, di sistemi orografici, insomma di principi universali che direi sono all'interno di tutti i grandi saperi e tradizioni della storia dell'umanità, ma che in questa rappresentazione totalizzante ne raffigurano la loro origine e essenza. Questo messaggio toglierebbe quindi l'unicità dei poteri religiosi e politici, come dire la verità non è in una religione o in un credo, ma all'interno di tutte queste. Ma allora dove finirebbero le certezze? Se ci pensate bene, cosa spaventerebbe più di tutto se esistesse veramente un'altra civiltà aliena? La risposta è nella perdita del potere delle varie realtà terrestri. Questa è la risposta, nella perdita di modelli precostituiti, dogmi e credi. Se qualcuno viene da fuori e ne sa più di noi, quello che spaventa è che ci sono realtà più grandi e quindi a chi dovremmo credere? Sembrerà ridicolo, ma tutta questa segretezza e manipolazione dell'informazione parte dalla paura, la paura di conoscere chi veramente noi siamo, poiché se lo ricordiamo tutto il sistema crolla. Ma torniamo un passo indietro, quindi diciamo non ha proprio senso che istituzioni segrete terrestri abbiano voluto attuare questo progetto. Immaginate poi quanto sarebbe costoso e a quale fine per svegliare la gente a realtà più grandi facendo così perdere il loro controllo. Questo non è proprio possibile. Ci resta allora un'ultima ipotesi. Questi disegni sono stati fatti da entità aliene. Ora le domande sarebbero molte e proverò con un monologo, diciamo tra virgolette, a risponderle, lasciando a voi di sentire se questo ha senso o meno. Ma se fosse così, quale sarebbe il vostro scopo? Avvertire che esistono molte scale dimensionali, in quanto la Terra e tutti i suoi abitanti stanno entrando in un nuovo piano vibratorio e noi, quali vicini, vi stiamo dando il benvenuto. Ma perché non vi vediamo? Noi siamo in un altro piano vibratorio, diciamo è come se voi siete nello stato liquido e noi nello stato gassoso. Quando anche voi entrerete nello stato gassoso, allora sarà chiaro questo concetto. È tutto un discorso di frequenza. Diciamo, per dare un altro esempio, se voi siete nella frequenza di una stazione radio, sentirete la musica solo in quella frequenza. Se cambierete canale ne sentirete un'altra. La questione sta nella frequenza. Ok, ma allora cosa sono quelle sfere di luce? Sono sonde olografiche che vengono mandate abbassando il loro stato vibratorio e così entrano nel vostro piano. Ma perché avete fatto disegni e non siete apparsi di persona? Per comprendere una verità ci vuole la giusta maturazione. Spesso avete le cose davanti agli occhi e nemmeno ci fate caso. Poi passano gli anni e vi accorgete che erano sempre stati lì. È una questione di consapevolezza e questa ha il suo tempo. Bisogna prepararvi piano piano.
ma ha qualcosa a che fare con tutti questi cambiamenti climatici, terremoti, maremoti. La Terra è viva e da sempre ha le sue evoluzioni, come ogni essere nell'universo. I cambiamenti terrestri non sono una novità, rientrano in piani ciclici, ma questi hanno sempre sottolineato la fase di un passaggio da uno stato vibratorio all'altro. Diciamo, è come dopo una febbre del bambino che si dice cresciuto. La febbre, l'aumento del calore, è la crisi del corpo che genera trasformazione e evoluzione. Cosa intendi? Per portare l'acqua a stato di vapore ci vuole calore, aumento di vibrazione, così per generare un nuovo ordine si passa al disordine. La vibrazione aumentando porta allo stato di caos, ma continuando ad aumentare si genera un nuovo ordine che comprende il precedente, ma è molto più consapevole e ampio. Ma lì fuori ci sono anche esseri che vogliono manipolarci? Da ora in avanti dovresti comprendere che il fuori è anche il dentro. Comunque sia, come sulla Terra ci sono realtà che manipolano e sfruttano, così anche nei piani vibratori più alti esistono tali realtà che sono direttamente collegate alle vostre. Ma se una civiltà è più evoluta della nostra, da usare tecnologie così sofisticate, non dovrebbe avere anche un livello di consapevolezza maggiore? Sì, potrei però risponderti che anche le vostre religioni, a fin di bene, hanno creato molte manipolazioni e sofferenze, eppure erano avanti spiritualmente e di conoscenza. Hanno parlato del bene, ma anche distorsioni, fissazioni, cristallizzazioni. Quindi ci manipoleranno, se tu glielo permetterai, sì. Cosa intendi? Ripeto, tu crei e dai forza a entità manipolative se lo vuoi. Quindi se rafforzi queste parti, rafforzerai il legame che si crea in te, sia internamente che esternamente. Ma ci sono entità anche rette? Sì, e sta sempre a te permettere che agiscano. Noi vi stiamo proteggendo sia per la trasformazione terrestre che da possibili manipolatori, ma alla fine la scelta, poi, di come creare la vostra realtà sta a voi. Ecco perché quando ci sono stati grandi eventi terrestri eravate sempre presenti. Sì, osserviamo e curiamo. Ma scusa, ma il grano è modificato, diciamo, geneticamente o in qualche modo, poi? Così noi lo mangiamo in tutto il mondo? Ma che senso avrebbe? Per aumentare la vostra vibrazione interna, usiamo anche aiutarvi attraverso i vostri alimenti, andando in antitesi a chi vuole invece diminuire l'energia. Ma quante realtà ci sono? La vita è calendoscopica e le razze senzienti sono moltissime. Voi ora osservate solo una piccola parte. Ma il 2012 cosa significa? Diciamo il parto, ma è catastrofico? Oddio, un parto porta dolore, ma poi c'è la nascita. E noi cerchiamo di permettere una buona nascita, ma sta a voi spingere. Ma la nascita di cosa? Di una nuova generazione consapevole del fatto che voi siete la vita stessa. E questo cosa implicherà? Che cadranno tutte le istituzioni come voi le conoscete e nascerà la libertà di essere nel rispetto di tutti. Ma perché ci aiutate? Com'è possibile non aiutare un dito della stessa mano? Ma allora cosa dobbiamo fare? Comprendere che siete voi il cambiamento e che qualsiasi cosa succederà, questo è nel disegno dell'evoluzione, che vi porterà a stati di coscienza maggiori. Comprendere che voi siete uno, comprendere che tutta la vita è lì che sostiene sempre, comprendere che bisogna trasformare la paura in profonda fiducia della vita e questa si risvelerà totalmente quando smetterete di resistere e attaccarvi alle vostre credenze e modelli precostituiti. E cosa scopriremo? Scoprirete la cosa più importante di sempre, che voi siete solo nel presente eterno e che in fondo alla vostra essenza c'è solo amore. E questa consapevolezza supererà e trasformerà qualsiasi forma di cambiamento o manipolazione esterna. Noi siamo con voi da sempre.